Per realizzare questa piastra occorre partire da un pezzo grezzo, quindi da una piastra liscia come questa di dimensioni 160 per 2 mm di spessore. Questo invece sarà il prodotto finito, cioè esattamente la piastra del disegno tecnico, ovvero la messa in tavola di dimensioni 94 per 54 per 2 mm di spessore. Vediamo quindi come si ottiene la lavorazione di contornatura. Consideriamo la piastra liscia nera di dimensioni 160 per 2 e la piastra finita blu da contornare 94-54 per 2. Si tratta di tagliare giusto questi 3 mm di materiale dalla piastra grezza nera, avendo cura di realizzare questi 4 raccordi di raggio 8 mm. Sia questo il punto 0 pezzo, da dove partono tutte le coordinate, e questo il punto 0 macchina, caratteristica intrinseca della macchina utensile. Utilizziamo una fresa da 10 mm di diametro che ci permette di rispettare la regola dei 2/3 del diametro, dovendo tagliare solo 3 mm, mentre la lavorazione in concordanza viene garantito dal senso orario della fresa e dal movimento opposto del pezzo. A questo punto procediamo con il codice ISO. Stabiliti i parametri iniziali, bisogna solo inserire qualche comando del linguaggio ISO, aggiungerei ISO FANUC e le varie coordinate rispetto al punto 0 pezzo. Quindi da questo punto entriamo nel materiale del pezzo grezzo fino al punto iniziale del primo raggio di curvatura. Il blocco 50 del codice quindi sarà G1, avanzamento lineare, x89, y57, cioè le coordinate di questo punto rispetto al punto 0 pezzo, e G41, che ci consente di attivare la compensazione di raggio, in modo tale da seguire solo le quote del disegno e di escludere il raggio della fresa. Quindi, in altre parole, inserendo questo blocco, la fresa avanzerà fino a fermarsi in questo punto. Perché x89 y57? x89 perché, ragionando per sottrazione, essendo il pezzo grezzo lungo 100 mm, faremo semplicemente 100 meno 3 mm da tagliare meno 8, cioè il raggio di curvatura, quindi 89. Y57 invece semplicemente sarà 60, che è l'altezza della piastra, meno 3 mm da tagliare, 57, quindi sempre per sottrazione. Blocco 60 sarà G2, avanzamento circolare orario, in quanto la fresa dovrà fare questo movimento ruotando sempre in senso orario, quindi G2, x97, y49, R8, che ci permette di realizzare il primo raccordo. Perché x97?
perché facciamo semplicemente 100 meno 3, y49 perché facciamo 60 meno 8, anzi 60 meno 3 mm da tagliare meno 8 che è il raggio di curvatura. Si tratta a questo punto di ragionare solo sulle quote del disegno e di fermarci ogni volta all'inizio e alla fine di ogni raccordo. Quindi, realizzato questo primo raccordo, la fresa scenderà fino all'inizio di questo secondo raccordo, quindi il blocco sarà G1 Y11, poi G2 X89 Y3 R8. In questo modo, con questo blocco, la fresa realizzerà questo secondo raccordo, si fermerà quindi alla fine del raggio di curvatura. Poi, per fare in modo che la fresa da questo punto avanzerà fino a raggiungere l'inizio di questo terzo raggio di curvatura, scriveremo G1, quindi nuovamente avanzamento lineare, G1 X11, in quanto questo punto si troverà a 11 mm dal punto 0 pezzo. Il blocco 100 quindi sarà G2 X3 Y11 R8. Perché R8? Perché R8 è il raggio di curvatura, appunto. Poi, quindi con il blocco 100 la fresa farà questo movimento. Poi con il blocco 110 vogliamo far salire la fresa, quindi vogliamo tagliare tutta quest'altra parte di materiale che resta. Quindi la fresa salirà fino a questo nuovo punto, quindi scriveremo G1 Y49 perché 49 è la distanza di questo punto rispetto al punto 0 pezzo, X non cambia quindi non si scrive, non si ripete nel codice di programmazione. Poi ancora G2 X11 Y57 R8, quindi realizzeremo l'ultimo raccordo, poi faremo G1 X20 per non avere punti di discontinuità, la fresa infatti avanzerà un po' avanti, e infine G1 Z5 per alzarci un po' dalla superficie superiore del pezzo prima di G0 X100 Y100 Z50 M30. Il blocco N50 non è altro che un blocco che consente alla fresa di muoversi in rapido per tornare al suo punto 0 fresa. Quindi a questo punto possiamo anche vedere al simulatore didattico cosa succede durante la lavorazione di questa piastra. Quindi ci sono questi 3 mm che vengono
tagliati, la realizzazione del primo raggio di curvatura, del secondo raggio di curvatura, la fresa continua con l'asportazione di questi 3 mm, realizza il terzo raggio di curvatura, l'ultimo raggio di curvatura e infine ritorna nel suo punto zero fresa.